Il senior producer di Assassin's Creed Syndicate, François Pellin, ha rilasciato nuovi piccoli dettagli in merito al gioco, in particolare sui due protagonisti, i gemelli Jacob e Evie Fry. Il giocatore avrà la completa libertà sul modo di gioco e potrà utilizzare a piacere il personaggio preferito, anche se in base allo sviluppo della trama principale verrà guidato verso uno dei due. Jacob avrà particolari abilità per il combattimento, mentre Evie utilizzerà un approccio più steam. Ricordiamo che il titolo verrà rilasciato il 23 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e più tardi su PC. Che Disney Magical World 2 verrà rilasciato il prossimo 5 novembre sui Nintendo 3DS giapponesi. Confermata la presenza di oltre 120 personaggi Disney e nuovi mondi ispirati a titoli come La Sirenetta, Frozen e Lilo e Stitch. Per il momento nessun aggiornamento in merito al mercato occidentale. Arrowhead Studios e Warner Bros. Hanno annunciato che il famoso Dungeon Brawler per PC Gauntlet debutterà sulla console PlayStation 4 nella nuova versione intitolata Gauntlet Slayer Edition. Il titolo sarà disponibile dal prossimo 11 agosto. Gauntlet Slayer Edition. なんて凄まじい憎悪に満ちたコスモなんだ。 Bandai Namco ha rivelato che Saint Seiya Soldier Souls, nuovo titolo dedicato alla famosissima serie anime e manga di Masami Kurumada, sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 24 settembre sulle piattaforme PlayStation 4, PlayStation 3 e PC. Il gioco includerà la celebre saga di Asgard. 俺は人間など信じない。薄汚れた人間など滅ぶ方が地上のためなのだ。あの人食い狼をなめるなよ。 Rieccoci studi amici, come sempre vi ricordo il nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook per restare sempre aggiornati su questo fantastico mondo dei videogiochi. Unitevi a noi e aiutateci a farci crescere. Sì. Bene, mi dicono che abbiamo altre immagini di quel pasticcione di me. Vediamole. Soldiers of freedom. Super Earth is their home. Democracy their creed. They are the Helldivers. And they... Sony Computer Entertainment ha annunciato l'edizione retail di Helldivers per PlayStation 4. Il pacchetto, chiamato Super Earth Ultimate Edition, include il gioco completo per PlayStation 4 in formato Blu-ray, un codice per riscattare le versioni digitali per PlayStation 3 e PlayStation Vita, le espansioni Turning Up the Heat e Masters of the Galaxy, 11 DLC bonus con armi e altri accessori, insieme ad un tema dinamico per PlayStation 4. L'uscita è prevista in Europa per il prossimo 26 agosto. Become heroes of the Federation. Work together. Con un messaggio via Twitter, Microsoft ha dichiarato che il nuovo Xbox Elite Controller, compatibile con Xbox One e PC, che permetterà di personalizzare l'esperienza di gioco e adattarsi alla perfezione a qualsiasi titolo, sarà disponibile in Italia dal mese di ottobre al prezzo di 149,99 euro. Su Reddit è stata postata un'immagine tratta dall'ultimo numero della rivista Play Negative. Nell'articolo viene indicato che l'attesissimo Kingdom Hearts Free verrà rilasciato su PlayStation 4 e ovviamente anche su Xbox One durante il terzo quarto del 2016.
quindi per l'autunno del prossimo anno. Incrociamo le dita e restiamo in attesa di aggiornamenti. Joker's got my father. Maybe we should call Batman. No, Joker specifically said he'd kill him if Batman showed up. Warner Bros. E DC Entertainment hanno annunciato il primo DLC di Batman Arkham Knight, intitolato Batgirl, Questioni di famiglia. Si tratta di un prequel degli eventi narrati in Batman Arkham Asylum e sarà disponibile dal prossimo 14 luglio per i possessori del Season Pass e dal 21 dello stesso mese acquistandolo al prezzo di 6,99 euro. Ovviamente questo DLC ci permetterà di vestire i panni di Batgirl. Offrirà nuove location, nuove missioni e segreti, insieme ad un nuovo sistema di hacking per avanzare nel gioco. I'm gonna put you all away. Not funny. Robin, RPG! Eccoci di nuovo in studio! Vi ringrazio nuovamente per aver scelto il Next Level Show! Spero non siate rimasti delusi! Ma la colpa è sempre di Trey Johnson che non fa mai il suo dovere! Vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle ore 15, per una nuova puntata! Perché ci si diverte di più con Next Level TV! Ma, un momento! Finalmente abbiamo un collegamento in diretta con Fred! Ehi, ciao amici! Eccoci nella nuova puntata del Next Level Show! Non ci crederete mai! Sono qui in trasferta solo per uno scoop! Sì, come no? Voglio mostrarvi lo spettacolare Guilty Gear XRD Sign per PlayStation 4 e PlayStation 3! Behold the power of my lightning! È il più recente capitolo della saga picchiaduro Guilty Gear! Possiede una grafica in stile anime, realizzata con la Real Legend 3 e include sia personaggi e mosse classiche, insieme ai nuovi arrivi. Il booster variegato è unico e il 6 kg è davvero fantastico, forse il migliore mai visto in questo genere di giochi. E ci sono tantissime modalità! Il combat system è estremamente complesso. I giocatori più navigati avranno tante soddisfazioni. Ottimi doppiaggi e musiche orecchiabilissime. Con il solido tocco di Tetsuya Shiwatari a donare personalità alla soundtrack. Arc System ha riportato i Guilty Gear nelle case in grande stile, con un titolo maestoso e non solo a livello di gameplay, ma anche dal punto di vista grafico e dei contenuti. Guilty Gear Exos Design è praticamente tutto ciò che un amante di picchiaduro veloce e tecnici può desiderare. L'unico reale problema forse risiede nel roster. Troppo minuto per un marchio di questa importanza è indicativo della volontà del team di sviluppare varie edizioni. Vi ricordo che il titolo è disponibile in Europa solo in formato digitale. A fine bout. Bravo Pat! Obiettivamente è proprio un grande titolo! Ma diciamocelo! Per te ogni scusa è buona per giocare a qualche videogame! Ma ti sei divertito abbastanza? Sì, Memory, è un titolo bellissimo e grazie alla funzione Remote Play posso giocare tranquillamente in spiaggia con la mia PlayStation Vita. Ma non si scarica mai! Beh, in effetti, ora dovrei metterlo a riposo. Per fortuna ho sempre con me il mio carico batterie. Ma dov'è finito? Mi sembrava di aver messo tutto in origlio. Cerchi forse questo, Pat! Adesso in spiaggia giocherai davvero tantissimo! A fare i castelli di sabbia! No!